Signori, Suunto mette sul mercato un'altra meraviglia, Suunto Vertical, una bellezza assoluta come orologio per attività outdoor. Andiamo ad aprire e vediamo che cosa contiene al suo interno. Voilà, eccolo, bellissimo, leggermente più grande rispetto al Suunto 9 Peak, bellissimo. E qui al suo interno c'è la ricarica. Qua c'è la Quick Guide per avere subito istantaneamente chiare tutte le modalità di accensione e le funzionalità base. Ed eccola qui, l'ennesima meraviglia di Suunto, il Suunto Vertical, disponibile da oggi nei negozi. Uno smartwatch indubbiamente molto bello, elegante, robusto, resistente e molto affidabile. I modelli disponibili della serie Vertical sono due: il Vertical Stainless Steel in acciaio inossidabile senza ricarica solare e il Vertical Titanium con ricarica solare, che è questo modello. Il display ha una dimensione di 1.4 pollici, il che lo colloca come il più grande di tutti gli smartwatch Suunto. Ma la grandezza non è esagerata, fate conto che il mio polso non è dei più grandi e lo calzo a pennello. Il peso per il modello in titanio è di 74 grammi, mentre quello in acciaio di 86 grammi. Quali sono i punti di forza di questa meraviglia? Beh, innanzitutto le mappe utilizzabili offline e scaricabili gratuitamente tramite l'app Suunto. Infatti le mappe offline vengono salvate direttamente sul dispositivo GPS, rendendo la navigazione più veloce e precisa rispetto a quando si utilizzano mappe online. Non solo, ma con le mappe offline si ha un risparmio di batteria, perché la connessione online per accedere alle mappe consuma veramente molta batteria. E per ultimo, con le mappe offline si riduce la possibilità di perdere la connessione internet durante la navigazione, il che può portare a errori di navigazione e ad un rallentamento della guida. Il secondo punto di forza del Suunto Vertical è il segnale GPS GNSS Dual Band, è estremamente preciso. I vantaggi di avere GPS GNSS Dual Band sono molteplici. Migliore precisione, in quanto il dispositivo utilizza più di un sistema di posizionamento, il che significa che può ricevere segnali da un maggiore numero di satelliti, fino a 32, e quindi la precisione della posizione è perfetta. Migliore copertura, perché il dispositivo copre una maggiore area geografica. Migliore velocità di acquisizione. Con due sistemi GNSS attivi, il dispositivo può acquisire la posizione più velocemente rispetto a un dispositivo con un solo sistema. Migliore affidabilità. Se uno dei sistemi GNSS fallisce o ha un problema, il dispositivo può ancora utilizzare l'altro sistema per determinare la posizione. E per ultimo, migliore resistenza alle interferenze. In presenza di interferenze radio, il dispositivo GNSS Dual Band ha maggiore possibilità di ricevere segnali validi dai satelliti. Il terzo punto di forza è la durata della batteria. In modalità sport, al massimo delle prestazioni, quindi con GPS attivo, la batteria dura un minimo di 60 ore fino a un massimo di 500 ore se si seleziona la modalità Tour. In modalità Daily invece, dove non è previsto l'utilizzo del GPS, l'orologio ha una durata di 60 giorni di autonomia e per il modello Solar potreste anche non caricarlo mai. Altre caratteristiche di questo smartwatch sono la misurazione della frequenza cardiaca al polso, è touchscreen, waterproof fino a 100 metri e l'aggiornamento software avviene via etere, senza che voi ve ne accorgiate. Per attività outdoor e navigazione ha proprio tutto, come detto le mappe offline e il supporto frequenza GNSS. Troviamo anche barometro, altitudine GPS, funzioni meteo, altitudine GPS e barometrica combinata, bussola, navigazione per i punti di interesse, percorso breadcrumbs in tempo reale. Che cos'è il percorso breadcrumbs? Si riferisce all'idea di lasciare un sentiero di briciole come quello lasciato da Hansel e Gretel nella fiaba. Per quanto riguarda le attività quotidiane e recupero, troviamo la durata del sonno, ore medie di sonno, qualità del sonno, tempo di recupero vista giornaliera, livelli di risorse giornaliere tramite la misurazione dello stress durante la giornata,
numero di calorie bruciate e frequenza cardiaca durante le attività quotidiane, obiettivi di attività, contatore di passi, tempo di attività, sonno e calorie. Per quanto riguarda le connettività, la condivisione dell'attività sui social media è totalmente garantita, le notifiche del telefono arrivano direttamente sull'orologio, è compatibile con l'Assunto app Assunto Plus Sport e altre comunità sportive online, come per esempio Strava. Per quanto riguarda gli esercizi o discipline sportive, ne troviamo veramente un'infinità, come corsa, triathlon, pallavolo, yoga, ciclismo, soprattutto mountain bike, indoor e outdoor e tantissimi altri, centinaia. Tutte le attività registrano in modo approfondito l'allenamento adattivo, velocità e distanza, giri automatici o manuali, allenamento a intervalli e tanto altro. Il dispositivo è compatibile con la fascia cardio ed udite udite anche quelle non di proprietà Assunto. Io per esempio l'ho associato con quella Garmin. Bene, lo abbiamo acceso, andiamo a selezionare la lingua, in questo caso italiano. Definiamo il profilo. È anche touchscreen, quindi non c'è bisogno di cliccare sui tasti. Metrica, formato ora 24 ore, peso. Connetti con il cellulare. Prendiamo il cellulare, questa è l'applicazione Assunto, continua. Ecco qua, l'ha trovato istantaneamente. Facciamo il pairing. Fatto, semplicissimo. Posso decidere chi può vedere le mie attività, per il momento le tengo private. Mi dice che ha bisogno di un update al software, ok, e sta facendo il download degli aggiornamenti. Benissimo, l'aggiornamento è stato effettuato con successo, sono aggiornato alla versione 2.25 e voilà la schermata principale. Come vedete è un orologio a ricarica solare. Ok, qua c'è l'opzione Download Map. Oh, guardate qua, ci sono tutte le mappe. Io abitando in Svizzera vado a scegliere quella della Svizzera. E quindi andiamo a selezionare Switzerland. Eccola qua. Download Map. Allora, innanzitutto mi dice che devo attaccare l'orologio al caricabatteria perché potrebbe essere un'operazione piuttosto lunga. E poi devo settare la connessione wireless. E voilà, la mappa è stata scaricata con successo. Cosa significa adesso? Posso staccarlo dal caricabatteria, che era obbligatorio. Per dover scaricare le mappe dovete assolutamente caricarlo a questo, è obbligatorio, se no non le scarica. Allora, se vado sotto, mappa, schiaccio, allora ha trovato le mappe, benissimo. Allora, vediamo un po' come funzionano. Se schiaccio questo in mezzo, mi dice vuoi uscire da mappa? No. Zoom in, zoom out, tasto in mezzo, sinistra e destra, sinistra e destra, tasto in mezzo, su e giù, su e giù. Chiaramente posso anche spostarmi con il dito, è chiaro, posso navigare così, e certamente. Allora, mi sono appena alzato, l'orologio mi ha dato il messaggio di buongiorno. Che altre informazioni mi dà? Mi dice che ho dormito 7 ore, 20 minuti in meno dell'obiettivo, qualità del sonno 96%, frequenza cardiaca media 53 battiti, la minima è stata di 49, mi sono addormentato verso le 22:53, risveglio alle 6:05, tempo sveglio 2 minuti, sonno profondo 1 ora, le ore di saturazione ossigeno 96% e sono a 768 metri di altezza. Belle queste informazioni, mi piacciono. Assunto fornisce anche questo bike mount, è da installare sul manubrio. Queste sono le istruzioni, in modo da poter porre l'orologio sul manubrio, in modo da poter seguire anche la navigazione del percorso tramite GPS davanti a voi.
Come vedete il supporto del manubrio è perfettamente integrabile, il dispositivo è ben fissato al manubrio e volendo potreste far partire la mappa con la traccia da seguire. Zone di intensità FC, modifica le zone, devo assolutamente modificarle queste. L'FC Max è a 176, salvato. Aggiorna tutte le zone e aggiornale automaticamente in base all'FC Max. Aggiornamento completato, eccole qua ben spiegate. Entro in zona 5 a 153, zona 4, zona 3, zona 2 e zona 1. Importantissime ragazzi queste cose se volete fare delle attività sportive. Ciclismo indoor di base, eccolo qua. Avvio. Ok. E via. Ok, vediamo che diverse configurazioni ci dà. Frequenza cardiaca, eccolo qua. E adesso dovrei cambiare con questi. Vediamo un po' se appena vado su di battiti la colorazione cambia. Bene, come vedete sto giocando tra il valore Z3, sono 136 battiti. Se adesso faccio calare i battiti, che tra l'altro corrispondono in modo preciso a quelli del Garmin, 135, 134, 335, una lettura molto importante questa. Se vado giù con i battiti, vediamo un po', questa dovrebbe cambiare a breve. Eccolo qua, sono tra la Z2 e la Z3, vedete come switcha? È molto semplice leggere il valore della frequenza cardiaca in questo modo. Oggi per esempio dovrei lavorare in Z1 e quindi aiuta tantissimo avere questo grafico, ti permette di capire in che zona stai lavorando. Al passare i 10 minuti lui mi ha segnalato, io sono passati 10 minuti, questa è stata la tua performance, 141 battiti al massimo per una media di 112. Attualmente sto lavorando nel secondo loop di 10 minuti con 120 battiti medi e un massimo di 124. Bene, ho percorso circa una ventina di chilometri in 46 minuti. Andiamo a vedere cosa mi dice il dispositivo e come si fa a salvare. Quindi schiaccio, mi fa vedere raggruppati in cicli di 10 minuti la frequenza cardiaca media e quella massima raggiunta. E via. Per salvare questo in alto, scendo e schiaccio termina. Lui mi dice com'è andata? Io dico buono, non ho lavorato al massimo, salva. E lui mi dà il resoconto. Si avvia l'assunto, si seleziona il menu mappe, selezionate dal menu mountain bike in modo da far apparire i trail che saranno evidenziati di rosso. Come potete vedere, questi sono tutti i trail per mountain bike della mia regione. Selezionate un punto di partenza cliccando su Start Route e con il ditino tracciate il percorso da voi desiderato. Tac, 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 tac. A piedi pagina viene mostrato in tempo reale la distanza, i metri di ascesa ed un bellissimo grafico che mostra l'andamento del vostro percorso. Una volta raggiunto il punto di destinazione, schiacciate Done, che in italiano significa fatto. Date un nome alla traccia, tenete attiva l'opzione Use in Watch perché sarà quella che vi permetterà di sincronizzare la traccia dallo smartphone al sunto ed alla fine schiacciate Save. Allora guardate quanto è facile per far partire un'attività e seguire una mappa. Schiaccio qua sopra, quindi mountain bike sentiero, schiaccio qua in mezzo, avvio. Adesso io voglio seguire una traccia, giusto? Allora che faccio? Continuo a schiacciare in mezzo, eccolo qua. Poi schiaccio qua sotto e continuo a schiacciare qua sotto fino a quando arrivo ai itinerari. E ai itinerari, eccolo qua il mio bel trail sunto, navigare, schiaccio qua sopra ed eccolo qua. Facciamo un zoom in, vedete sono fuori percorso, io devo andare sulla traccia blu e poi posso anche navigare col dito, questo è touchscreen ragazzi. Ottimo, l'indicazione è molto chiara, veramente molto chiara.
bene, è estremamente preciso come guida comunque. Adesso andiamo fuori itinerario perché voglio andarmi a vedere il panorama. Ho fatto questa deviazione per vedere questo panorama che non è niente male, eh? Che dite? Ah, trovato l'itinerario, dice. Infatti qua devo girare a sinistra. Comunque è molto stabile questo, non si muove di una virgola l'orologio. Devo andare un po'. Cerchiamo di capire le linee come sono. Bisogna girarci un po' intorno. Cambiate le linee. Yuhu! 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 Si è spaccato sto treno. Mamma mia, mamma mia. L'orologio non si è mosso di 1 centimetro e mi traccia la rotta in modo imperturbabile. I prezzi: il Vertical Stainless Steel in acciaio inossidabile senza ricarica solare viene 599 euro e il Vertical Titanium con ricarica solare 799 euro, disponibili nei negozi a partire da oggi. In generale il Suunto Vertical è un orologio GPS versatile di alta qualità che può essere utilizzato per una varietà di attività all'aperto infinita, tra cui appunto la mountain bike. Grazie alle sue funzioni avanzate di monitoraggio e alle sue capacità di registrazione GPS, può essere un'ottima scelta per i ciclisti che desiderano tenere traccia della loro performance e della loro posizione durante i percorsi. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!